Andrea, siamo qua con Andrea, Monica. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Terza sessione di Andrea. Dimmi come lo vedi. Voglio solo dire in anticipo una cosa ad Andrea, di non preoccuparsi, perché magari oggi entriamo nei suoi aspetti un po' più oscuri, più ombrosi. Di non preoccuparsi, ok? Entriamo dentro questa oscurità per poi emergerne. Perché quella che mi fa vedere è la sua vita parallela, una delle sue vite parallele. Mi fa vedere lui tipo a bordo piscina che prende il sole. E lui ha una moglie e questa donna la ucciderà. Lui ucciderà la donna. Sì, perché è una donna tipo che vuole farle comprendere delle cose importanti, no? Potrebbe farlo evolvere, ma lui in questa vita vuole una totale deresponsabilizzazione. Non vuole evolvere. Come si chiama questo Andrea? È emblematico, Jack. Lo squartatore. Sì, poi sai, oddio, c'ho un lapsus, no? Le due facce, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ok. Quello? Sì. Ok. Vibrazione di Jack. Di Jack? Scusa, di Andrea. Mi fa vedere a volte 700 milioni, a volte anche 3-4 miliardi. Forse a volte ci può essere un picchio di 10 miliardi, no? Perché Quando c'è fa un cosa? input positivo, delle note musicali, degli accordi. Certo. Perché Andrea suona e Andrea usa, cioè il lavoro di Andrea è legato alla musica, non direi quale. Beh, posso dirlo? Sì. Liutaio, ok. Fantastico. Consapevolezza. Mm. E, è un po' variabile tra 153 e 168. PS. 38, sì. Vite. 1341. Cervello. 8,5. Entità eteriche. Una pantera e una formica Mhm. molto attiva, vedo proprio che è laboriosa, e 2 uomini del tempo. Mhm. E tipo mi viene una specie di personaggio che appartiene al secondo universo, che per certi aspetti sembra il Grande Lebowski, il Drugo, come si chiama? Drugo. Druido. E Drugo mi sembra che si fosse soprannominato dentro il film, Ah, no? mm. Mm. Non ricordo mai sto film, tutti lo amano, ma boh, non dice niente. Non me lo ricordo mai. Più come instillatore di pigrizia, di Ah, sì. inattività, eccetera, ok? Quindi, però, togliendogli l'aspetto ironico, l'aspetto interessante, che ha Mhm. magari nel film, e lasciando solamente l'aspetto più deletereo, eh, di, mh, di- come se si fermasse alla prima parte del film, dove alla fine lui è lì così sul divano. Ma adesso lui, Grande Le Boschi, è circondato da lattine di birra, così, e, come se mi unisse un po' i due fratelli, quindi lui e sua sorella, in questa sorta di resa nei confronti della vita.
Non c'è un reagire, c'è un subire la vita, un po' sprecarla. Entità mentali. Allora, ce n'è una collettiva, vorrei ma non posso. Poi ce ne sono due, molto curioso, che corrispondono a due titoli delle sessioni. Uno ridicolo e l'altra è procrastinare. Che livelli? Allora, diciamo che poi è un po', sono tutte connesse, no? In qualche modo a vorrei ma non posso. Ehm, diciamo che vorrei ma non posso è 5. E procrastinare è 4. Ridicolo è fra il 3 e il 4. Ok. Ci sono impianti. Io vedo tipo un chiodo come impianto mentale, bello grosso, piantato esattamente al centro della fronte, come se fosse lì a separare i due emisferi, perché andando dentro in profondità crea una divisione, no? Quindi si impianta dentro il corpo calloso e crea questa divisione tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. I genitali, il fianco destro, basta. Nome del nuovo progetto di Andrea. Oh, senti, a me viene, non so come mai è così connesso alle nostre sessioni, no? Mi viene conchiglia scheggiata. Beh, lui ne vede tante. Mm-mm. E per questo? C'è un'impronta forte, sì, è per questo e anche perché lui sta cercando una via d'uscita a tutto questo. Confida molto, no? Nelle nostre sessioni per trovare effettivamente una soluzione. La PE come si chiama? PE. Sasso. E la PS? Martina, anche se per lui non ha un gran significato, ma a me è venuto Martina. Martina vuole trovare una soluzione oggi? Sai cos'è interessante? Che quando hai detto vuole trovare una soluzione oggi, è arrivata Martina Colombari seducente. Mm. E poi mi arriva Martina sotto forma come se fosse un globo di luce. Mhm. Ecco, come queste due immagini un po' opposte fra di loro, un po' bianco-nero, un po'. Una delle due immagini io non la sopporto. Credo di capire quale. Sarà il globo? Non lo so, proprio non la sopporto. Va bene. Arma a energia diretta, psicotronica. C'è o non c'è? Sì. Sì, e ti dico che io l'ho vista molto legata all'ambiente dei testimoni di Geova. Ambiente legato fortemente, proprio con un filo di ferro ai militari. E vedo proprio che viene fatto ampio uso ehm, anche a tutti gli appartenenti al gruppo, intendo dire dei testimoni di Geova, affinché non si stacchino dal gruppo e portino avanti certi tipi, insomma, no, di insegnamenti. E ovviamente non vorrebbero fare a meno di Andrea. Andrea ha fatto la sua scelta di non avere più a che fare con loro, però Certo, ancora vive con la madre che è impregnata dentro. di questa cosa e tra l'altro anche proprio un po' come zona.
non so perché mi dà come riferimento poi uno specifico monumento, forse cioè si può Possiamo dire? dire No. la città grande, vicino alla quale sei, quella famosa, che fa provincia. No, no, la città, quella è con la F. Possiamo dirla? Sì, Firenze, è un monumento di Firenze. Sì, mi viene Santa Maria Novella. Vedi te. Eh, Ok, ricordiamoci che Andrea in una delle sessioni, non ricordo se la prima o la seconda, ma forse anche la seconda, era ancora dentro, mm, quindi è uscito da poco. Quindi l'arma psicotronica ed energia diretta, mi sono dimenticato di farmi... ehm, Andrea, ci potresti fare, attivando tu il microfono e disattivandolo, solo il rumore di quest'arma che senti, solo il rumore, non parlare, non dire parole, che sennò si può riconoscere la tua voce, solo il rumore, quello che senti nella testa, nelle orecchie. Vai, non parlare però, non dire parola. Vai, vai, disattivalo, vai, perfetto. Prima non mi sono dimenticato di chiederlo. Questo rumore è andato a cercarlo su internet e ha trovato delle persone che parlavano di questa cosa. Chiamale tutte nel cinema. Tutti quelli che sentono questo rumore, tutti quelli che hanno il sospetto, fondato o non infondato, ci sono anche molti personaggi di spicco, pubblici, conosciuti. Anche star. Me lo fa vedere chiaramente, non solamente in Italia, mm, mi espande proprio la panoramica in tutto il mondo, ecco. Mhm. Guarda, ipoteticamente vieni anche tu, vengo anch'io. Mhm. Però su alcune persone non attecchisce, si chiudono le porte, Quindi sono tutti soggetti. Quali, potenzialmente. quali sono i canali? Lui sospetta il digitale terrestre, per dire. Mm, Allora, mi fa vedere dei campi elettrici, elettromagnetici un po' concentrati, perché mi fa vedere anche dei cancelli elettrici, dove per esempio ci sono i cancelli elettrici, no? Nelle abitazioni Mm. condominiali in cui ci sono i cancelli elettrici. Non so in che modo, anche quello può essere un veicolo. Eh, Nel caso di Andrea? eh, il computer, la TV, il telefono. La TV come apparecchio o il digitale terrestre? Non so, mi si concentra sull'idea dell'antenna. Vabbè, quindi siamo tutti sottoposti. È inutile stare a togliersi la TV, il telefono, il computer e andare a vivere con gli eremiti, i pastori sardi. Non so, eremiti anzi, pastori andini o dell'Everest. Per cui, come muoversi? Nello specifico di Andrea una cosa importante tu l'hai detta, no? Ehm, Allontanarsi ovviamente dalla mamma, no? Anche se Andrea in questo momento non ne ha la possibilità economica. Mm. Quindi, partendo dal fatto che lui adesso non si può staccare dalla mamma, deve cercare proprio di creare intorno a sé una sorta di protezione.
la protezione che lui dovrebbe attuare è diciamo così, non come si dice, non bulimia della rete intesa appunto come social, rete intesa come eh, YouTube, Instagram, eccetera. Mhm. In generale un po' di disintossicazione proprio da tutto questo, di telematico in generale. Ehm, mm, Dovrebbe proprio immergersi nell'acqua completamente, però non intendo solo come un bagno piuttosto che una doccia. Se lui ha la possibilità proprio di andare in una sorta di terme piscina, mi fa vedere. Nel ventaglio delle possibilità di Andrea, nei migliaia e migliaia, se non infiniti Andrea che ci sono, c'è un Andrea che accetta un lavoretto stagionale, estivo, e se ne va sulla riviera adriatica, o la riviera toscana, o il Lazio, o al sud, o in Sardegna, o in Corsica. Sì, anche questo Martina, non so, esistono diversi paesi con Martina che si affacciano sul mare? Martina Franca, sì, per esempio. Mm. Perché secondo me è proprio anche un suggerimento in questo senso. Andiamo lì, Sì. in questa linea temporale, una delle infinite. Vediamolo, seguiamolo Andrea. Andrea si fa 3 mesi lontano da casa. Il contratto è da fame, gli offrono una stanza, l'alloggio, ma non il vitto. Quello che guadagna praticamente serve per mangiare, basta. Lavora al mare, prende un po' di sole così, con il segno della camicia, di divisa che deve usare per lavorare. Sì, Passano e tre può mesi. anche avere a che fare con la musica, però, mi fa vedere. Sì, potrebbe suonare anche la sera Eh, magari. appunto. Senza sessione, senza questa sessione, cosa succederebbe? Dopo il primo mese, circa l'arma a energia diretta. Mm, è come se un po' riuscissero a raggiungerlo. Ma meno, uguale o di più? Con dei lassi di tempo più lunghi, mentre lui adesso lo sente con una frequenza notevole, si dilaterebbero un po' di più i tempi. Dopo 2 mesi. Però io gli vedo una fase di depressione, sai? Mhm. Mm. Perché non ha messo ordine in alcune cose. Perché sai che cosa? Che le armi psicotroniche in realtà fanno leva su tutto un tuo sistema inconscio. Se tu hai queste acque torbide, loro riescono proprio ad avere un effetto molto amplificato su di te. Per cui per quanto lui si inserisca in un nuovo contesto, inizi a lavorare, eccetera, però è come se si attivassero di nuovo delle cose non risolte. E quindi depressione, vedo. Dopo 3 mesi. Tipo dei saliscendi. eh, c'è proprio qualcosa che non va. Non so. Quindi occorre fare questo lavoro, per forza. Eh, sì. Vediamo. Senti Monica, se io ti dico pop porno, Mm. Sì, sì, certo, è un modo molto cool di vivere il porno, anche colorato, no? E è figo, beh, non è un qualcosa da bavosi. la Mm. Lino Benfi, Eh, ma ci ritrovi Andrea? eh, no, no, perché
La sua la vedo come un vissuto un po' sofferto rispetto alla pornografia. Andiamo all'origine. Andiamo a quando vedeva le videocassette del papà. È come se mi facesse vedere anche la madre, no? In questo, una madre estremamente bigotta anche rispetto alla sessualità, no? E profondamente repressa. E il padre quasi che in questa L'opposto. maniera, sì, e la sfidava, tra virgolette, no? La provocava. Quasi per avere una reazione, ma chiaramente poi non era neanche la modalità giusta, no? Per una donna del genere. Mhm. Ehm, e questo figlio, Andrea da piccolo, come sotto l'influenza di entrambe le spinte sessuali. La spinta sessuale del padre che è tutta in una direzione, di superficialità, di libertà, diciamo, no? La madre al contrario, no? Tutto un soffocamento, una repressione. E lui, essendo sottoposto a entrambe le spinte, rimane fermo, bloccato, subisce. Andiamo lì, a 7 anni, è la prima volta che inserisce la videocassetta del padre, con gli amichetti, senza amichetti, quello che è. Molte delle azioni di Andrea sono state fatte per trovare, a volte anche in maniera disperata, una connessione con il padre. Quasi anche un po' per compiacerlo, anche un po' per dire, vedi, io sono proprio tuo figlio, faccio cose che fai anche tu. Chiaramente questo un bambino non è che le può capire queste cose, no? Sono a livello profondo, inconscio. Mhm. Lo vedi? Io sono grande, eh, puoi coinvolgermi nella tua vita. Voglio capire il papà che cosa prova. Se capisco cosa prova il papà, forse riesco a sentirlo più vicino a me, che lui si avvicini di più a me. Questo senso però di confusione. E devo dire che secondo me c'è sempre quando lui fa uso della pornografia, anche se non se ne rende conto, di non chiarezza. Ehm, Questo stimolo di eccitazione che arriva, che però è anche come offuscato, non so come dirti, anche quasi da dei demoni, non so. Mm. Dà un'energia quasi dolorosa. Ecco, come se lui la sessualità la abbinasse anche al dolore. In fin dei conti per lui è stato molto doloroso questa parte dell'infanzia, perché non è il momento giusto per inserire la pornografia, no? L'infanzia, Mhm. è assurdo, capisci? Benché lui cercasse di sdrammatizzarla, sai, vedendola con gli amici. Mhm. Anche se provano in tutti i modi a dimostrare l'opposto adesso, no? Ah beh, Ai bambini bisogna insegnare la masturbazione a scuola. esatto. Perché questo? Guarda, il risultato è proprio una psicologia molto simile a quella di Andrea. Questo senso quasi di vuoto, di apatia, di non appagamento mai in niente, né nella sessualità né nella vita in generale. E quindi succede che sei in balia di altro, di altri, che nel suo caso possono essere le armi psicotroniche, che in caso di altre persone possono essere il primo che arriva, che ha una personalità forte. Comunque di fatto è proprio un annientamento, un annullamento della persona. O una religione anche. Va bene. Causa esoterica delle presunte patologie dovute all'arma a energia diretta. Cisti in testa. Ma queste lui le aveva già prima, giusto? Cioè, queste ce le ha già da un po'?
Andrea? Perché, Sì. perché io le ho viste legate a delle abduction, ma del passato. Ecco. Quindi lui lì deve intervenire tipo con il laser, insomma, in questa maniera qui. Ecco. Poi Denti. sono più sensibili e quindi può sentire dei dolori anche alla testa, anche a causa di esse. Denti. Denti, io lo vedo appunto legato un po' all'orecchio, vedo proprio in generale un'infiammazione del trigemino, più legato alla parte destra. Lui ha collegato il fatto, anche giusto, della disattivazione parziale, no, dell'emisfero cerebrale destro, però quello andrebbe a controllare la parte sinistra. Io invece il lato destro lo vedo più legato a suo papà e in generale alla sua sfera sessuale e quindi di confronto con le altre donne. E i denti nello specifico nella sua non indipendenza. Lui soffre molto del fatto di dover essere economicamente dipendente dalla madre, di non poter avere una propria autonomia. Acufene. Sì, lì vedo che queste armi psicotroniche a volte utilizzano proprio anche una sorta di comando vocale, anche un po' sotto forma di messaggi subliminali, quindi non chiaramente udibili, ripetibili, ok? Quindi a volte proprio sembrano quasi dei bisbigli sottovoce, eccetera, proprio perché hanno un valore subliminale, per raggiungere direttamente l'inconscio. Però fanno comunque uso del senso dell'udito. Unghia incarnita. Però vedi, di nuovo mi viene il padre qua nell'unghia incarnita. L'unghia incarnita è veramente fastidiosa, no? Perché comunque ti dà difficoltà proprio, no? Nel metterti le scarpe, cose del genere. È proprio come se lui fosse bloccato, tra virgolette, impotente, no? Che poi diventa anche proprio un'impotenza sessuale, no? Quindi impotente anche nel camminare, nel muoverti, impotente come uomo. Come uomo sia a livello, per dirti, sociale, no? L'uomo che sa lavorare, sa guadagnare, Mhm, l'uomo che sa avere una donna al suo fianco. mhm. Mm. Sì, lo vedo molto sofferente per quanto riguarda proprio questa sua mascolinità non realizzata, maschilità, scusa, ma non so come si può dire. Eh, Lato maschile. sì. Causa esoterica dell'uso eccessivo dei social. Mm. Sì, e proprio lui mi fa vedere come non vivesse, lui vive all'interno lì, è quasi veramente già una sorta di vita virtuale. Mm, Quindi lui è proprio come se si muovesse lì all'interno dei social, all'interno dei video, come se sentisse estranea a sé tutta quella che invece è la sua vita, tra virgolette, reale, la sua casa, anche il suo corpo, anche le persone che gli sono intorno, non le sente come parte della sua vita, ma tutto come estraneo e sente invece, tra virgolette, più agio a muoversi all'interno di questi mondi virtuali. Ovviamente è un mm. inganno, è un'illusione. Da dove viene? Ecco, vedi, mi riporta nella taverna. Mi riporta nella taverna che lui ci ha descritto quando era piccolo, Mhm. come se ci fosse proprio la necessità di scappare, di rifugiarsi da qualche parte, di trovare
una soluzione, che qualcuno, qualcosa trovi una soluzione o trovi anche un modo per lenire questa sofferenza profonda. Qualcuno che non so, anche che sappia guarire questo bambino ferito. Perché vedo proprio che ci sono sti due bambini, lui e la sorella, è come se fossero vissuti un po' allo sbando, nel senso senza figure genitoriali di riferimento, benché cioè non è che siano morti, no, i genitori, però la madre talmente tanto bigotta, proprio quadrata mi fa vedere, no? La testa dentro un quadrato, anche poco affettiva. Il padre tutto narciso, concentrato sulla sua vita, gli amici, il divertimento, tutto in superficie. E questi due bambini così, abbandonati a loro stessi. Causa esoterica del non sentire più il cuore, Mm. né nella vita Ecco, quotidiana né nella musica. anche un po', questa è come anche una protezione, eh? Cioè è vero che lui lo cerca e lo vorrebbe sentire il cuore. Eh, è come se ci fosse stata una non educazione al sentirlo sto cuore. Ehm, in parte mi fa vedere anche questa linea di vita parallela, ok? In cui quest'uomo che è a bordo piscina non ne vuole proprio sapere di avere connessioni col cuore. E in parte mi fa vedere la freddezza sia del padre che della madre, per ragioni diverse, sono freddi per ragioni diverse, però che gli danno proprio questa ignoranza rispetto al cuore, proprio incapacità di conoscere, di approcciare il proprio cuore. Poi a sprazzi ci è riuscito quando era un pochino più pulito e alleggerito, però veramente no, io non so neanche se veramente lui abbia sentito l'amore. Lo può provare per esempio per gli animali. E questo sarebbe già un ottimo inizio, sai? Mm. Causa esoterica della creatività nell'ambito musicale bloccata. È tutto bloccato, mi fa vedere per esempio sia l'entità mentale procrastinare, mi fa vedere come ogni cosa che potrebbe essere per lui bella, creativa e costruttiva, lui la rimanda. È talmente tanto in questa dinamica di autosabotaggio che anche le cose che potrebbero essere belle nella sua vita le rimanda nel tempo e anzi al posto di queste le rimpiazza con robe che invece abbassano le sue frequenze. Ma questo è un classico. Mm. E oltretutto anche ridicolo, come se a un certo punto, l'altra entità mentale, come se a un certo punto quasi si sentisse, sì, ridicolo nel fare certe cose. E dice, ma, ma veramente ha un senso questa roba che sto facendo? Non faccio ridere i polli. Qua, cosa, Eh, per esempio? nel comporre un qualcosa di suo e Ah, proporlo. Mm? ah, Ma no, ma sta roba qui, ma chi se la, adesso non posso dire parole, chi se la, no? mhm. Chi la considera? Chi? Mm? Eh. I bassi fondi di Monica. Eh, dai, tanto ha capito anche Andrea Sì, cosa sì, intendo. chi se la ciuccia, diciamo. Mm. Esatto. E, e Ma anche chi? l'entità mentale vorrei, ma non posso. Cioè io lo vorrei tanto, no? Vorrei tanto realizzarmi in questa mia vocazione, però non posso, cioè io non ho le carte in regola, sono bloccato, sono interferito da queste armi psicotroniche. Vorrei, ma proprio non posso, sono proprio bloccato. Non ho ispirazione. Mm. Meditazione. Allora, la meditazione che pratica non è quella per lui. Vale. Secondo me dovrebbe cambiare tipo di meditazione. Mhm. Io penso che la sua meditazione sia lui che suona,
anche se non c'ha voglia, che lo faccia. Mhm. E la sua meditazione è l'ascolto delle note, specialmente le note che vengono prodotte da lui, perché c'è poi una comunicazione tra i suoni e il suo cuore. E se può, veramente, se lui fa meditazioni guidate, per un po' di non farle, di non ascoltare, perché sennò lui continua a ascoltare l'esterno, ascoltare altre voci, eccetera. Lui invece ha bisogno di una connessione profonda con sé, con le sue qualità e con le cose prodotte da lui. Se vuole, può anche prendere e andare a suonare in mezzo alla natura. Non importa, tanto non è che deve fare un capolavoro. Deve accordarsi con il suono del vento, con il canto degli uccelli, farsi ispirare, suggerire un attimino anche l'andamento della musica da qualcosa che vede in quel momento, da una scena che vede che in quel momento è la foglia che cade, poi l'occhio gli va su questo fiore. Ecco, creare queste interazioni più profonde, più autentiche, più genuine. Quella è la sua meditazione. Perfetto. Cinema. La sorella c'è. Ah, Viene con un pacco di patatine e con il posacenere pieno, pieno, le pieno di porcherie, sì. sigarette. Sì. Bene. La madre e il padre vengono? E la madre, io vorrei, ma non posso, dice anche lei. Tutti i testimoni di Geova del mondo vengono? No. Quanti ne Cioè, vengono? aspetta, no, non è vero. Qualcuno sì, perché qualcuno come Andrea è in fase di allontanamento da questa religione, quindi vengono. E anche alcuni nostri clienti che sono stati ex testimoni di Geova, ce ne sono. I musicisti di tutto il mondo vengono? E io non so perché il primo è Zucchero. Mm. eh, Mamma mia. oh, Ah, forse perché è di quelle zone, non è di quelle zone. No, non lo so, non ho la minima no, idea, però è penso che sia toscano. romagnolo, non lo so, di dov'è? È romagnolo, forse sì. Mm. Ehm, tutte le vittime di nuovo delle armi a energia diretta. Mm. Sì, molti vengono in effetti con la testa bendata perché soffrono spesso di questi mal di testa improvvisi, emicranie forti, che poi si diramano nel resto del corpo, viso come accade ad Andrea, ma poi a volte anche proprio internamente al corpo. È affollato questo cinema? Sì, sì, moltissimo. Va bene. Andrea cosa vuole fare? Al di là di andare al cluster, al di là della pulizia che facciamo qui e che si può fare pare solo qui, che nessuno la fa da solo o quasi nessuno, cosa vuole fare? Allora, mi fa vedere un lago ghiacciato. Mi fa vedere lui che è dentro un buco del lago ghiacciato. Mm? Quindi mi fa vedere il suo corpo fino a praticamente alle spalle, che è tutto ovviamente freddissimo. Mm? Con le mani si appoggia all'esterno, no, del lago, quindi sopra il ghiaccio. E Mhm, vorrebbe darsi la spinta per venire su. mhm. Adesso lo vedo così, però. E perché non lo fa? Perché non lo fai, Andrea? Mi fa vedere sotto, ci sono questi piranha, questi pesci così. Vediamolo, chi sono questi piranha. Vediamo soprattutto una cosa, se sono più o meno importanti di lui, perché se sono più importanti di lui ha ragione a non far nulla, ma se sono meno importanti non ha ragione. Tanti no che lui ha ricevuto. Molte persone gli hanno detto no. No, guarda, non mi Il, servi. il liutaio, Sì, mhm, anche alcune donne, probabilmente lui ha provato a uscire con loro così, loro si sono negate. Mm?
o hanno fatto per un pezzo, poi dopo si sono tirate indietro. E dunque, anche forse no da parte della sorella, perché è come se lui a un certo punto abbia cercato di fare, che era un po' aiutare se stesso, no? Ha cercato di aiutare la sorella, ma la sorella ha detto no, no, io sto qua così, nella mia passività, nella mia larvaggine. La vedo proprio come in stato di larvazione. No, anche credo degli insegnanti. Non lo so com'è stata la sua esperienza scolastica. Come anche un po' sminuirlo, sai, no? Ha Gli fatto un po' diciamo che una sono dei no. faccia come a dire sì, mi hanno sminuito. E diciamo che questi sono dei no. Come dire no, tu non vali niente. Mi vengono tutte le parolacce. Si vede che lui ogni tanto le dice perché no, tu non vali un. Ecco. Un ciuffolo, Un ciuffolo. con la C, no? Ciuffolo. Mm. Un crostino di pane cotto, giusto? Un cagnolino barboncino, è sempre con la C, Mhm. no? Sì. Sai bene che potrei andare avanti tutto il giorno Sì. con svariati sinonimi e non contrari. Va bene, parallelamente all'immagine del ghiaccio, ora Andrea, il dio, capo tutto, elimina adesso, non dopo, adesso, la vita di Jack. Mm. Perché gli va? Perché? Cosa fate? Come vi permettete? No, no, qui si può fare tutto. Perché gli va? Se gli va, perché è una mia idea, non una sua. Se trova il suo consenso, lo fa e basta. Pensavo che potesse trasformarla, invece sceglie proprio di eliminarla, perché non saprebbe neanche da quale parte prenderla per trasformarla. La elimina. Lì c'erano proprio dei sentimenti densi, oscuri, molto pesanti, di morte. La elimina, Sì, sì. totalmente. Vedi che cosa strana, mi fa vedere il busto di Jack, come di lui in parte, no? Vedo solo il busto. Come adesso, io. Sì, io penso che lui si senta a volte proprio sporco. Cioè, questa identificazione con Jack, non dico per la volontà di uccidere gente, cose del genere, però proprio per questo torbido, per questo groviglio di cose. Riesce a uscire dal buco del ghiaccio adesso? Se ti dico che va sotto. Va ancora più sotto? Sì. Perché? Ah, tipo va sotto, nuota sott'acqua per un bel pezzo e poi trova un'altra uscita per la superficie ed è un'uscita che è vicina a una riva, mentre qui era più o meno al centro, diciamo, no? Mm. Mm. E quindi può uscire proprio. Può uscire perché questo buco è vicino alla riva e infatti lo fa. E vedo che appoggia i piedi sulla terra ferma, che è un prato un po' bagnato. Lui è senza abiti. E vedo E dove proprio. va? Mi fa vedere che va a scuola, ovviamente no, no, in senso metaforico, come se adesso fosse disposto proprio ad imparare ed è una scuola in cui nessuno lo giudica, non gli insegnanti, non i compagni di classe, è la scuola che lui ha creato per la sua evoluzione, per il suo apprendimento.
Bene, la inizia e la finisce. E sì, scopre l'amore. L'amore in generale o per qualcuno? Mi fa vedere che parte tipo dall'amore per i vegetali. Quindi in generale vedo come se iniziasse a sentire un'emozione, perché all'inizio è solo un'emozione, guardando per dire un fiore di campo, piuttosto che un'emozione nel momento in cui prende le carote, sai ancora quelle con il ciuffo? Mhm. Ecco, sente qualcosa, sente una sensazione nel momento in cui tocca questo ciuffo, l'unione tra il ciuffo e la carota. È qualcosa che gli arriva così, inspiegabilmente, dentro il cuore. Rispetto a un animale, tipo cosa sente accarezzando un cane, guardandolo negli occhi. Poi mi fa vedere che è come se, caricandosi di queste cose, riesce a guardare la sorella che è sbattuta lì a fare niente. Mhm. eh, Mangiare patatine? sì. E gli viene, non so come dirti, un guizzo di tenerezza. Non c'è rabbia, non c'è pena, un A lui guizzo o di a lei? tenerezza. Lui verso di lei. Tipo stessa cosa, come una sorta di, però non so come dirti, non in maniera dilatata, no? Sono delle istantanee, compassione per la madre, un flash. Però lo senti, dice, caspita, ma io ho sentito qualcosa, una roba nuova. Poi cerca di spiegarsela, quella roba lì è svanita, no? Mhm. Parla con una ragazza, tipo al bar, vedo, bar, non so, un locale, che cosa, e lei parla di sé, della sua vita, ma in maniera semplice, senza andare a parlare di traumi o cose del genere, e lui sente qualcosa, cioè sente che le cose che lei gli sta raccontando, tipo, lo divertono, piuttosto che gli provocano dispiacere, cioè inizia a sentire una sintonia, una comunicazione profonda. Riesce a mettersi nei panni di lei, ma penso che sia solo un'amica questa, perché è An- proprio come dici tu, una scuola, no? La inizia, piano piano va avanti gradualmente. Andiamo al cluster. Come si chiamano? Sì, silicio, transistor, queste robe. Mm. Curiose, strane. Sì, pezzi di computer, così. Troppa vita passata in mezzo a queste cose. È il momento dell'autenticità. Io butto via tutto, dice. Bene, allora lasciamo qui dentro uno strumento ad eternum. Sì. E mi fa vedere, sai queste trombe che sono un po' a corno, arrotolate, quindi che evocano una spirale. Me le fa vedere come moltiplicate e che a loro volta moltiplicate creano una spirale ad eternum. Quanti erano i contratti? Alcuni appunto ripetuti nelle vite, no? Perché hai visto questa vita parallela che mi mostrava. Mm. Tipo 900. Oh, mica uno scherzo. Avatar. Mi fa vedere degli scarti di corde,
tipo della chitarra, sfibrate, rotte. Fosse rimasto questo, un qualcosa che non serve. Questo lo teniamo. Questo, no, anche questo va buttato. Chi lo dice? Andrea. E lo fa? Lui è molto insicuro, ha paura, sai, di non fare le cose bene, ha paura che poi le fa, ma poi dopo non serve più quello che ha fatto. Mhm. Allora In vedo effetti proprio che potrebbe essere così, ma questo non dipende dal buttare l'avatar oppure no, dipende dal prendere in mano la propria vita oppure no, dal diventare Dio o essere il servo di Geova. mm, Geova che è un servo, uno che va a lavare i bagni, sì. le latrine anzi. Quindi che facciamo? Stiamo ad ascoltare e ci abbassiamo capo chino di fronte ai servi, pensandoli capi o facciamo i capi? Facciamo i capi, io mi aiuto attraverso l'uomo energia, che so che è parte di me, ma ho bisogno di vederlo anche un po' fuori da me. Beh, facciamolo uscire da Andrea. Sì, che è molto di più di quello che poteva essere mio papà, perché è parte di me, del mio spirito e della mia anima. È proprio grande, immenso, un vero gigante. Infatti vedo Andrea che gli dà la mano. Sembra un bambino piccolino, Andrea. Ah, è più grande di Andrea. Sì, 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 molto più grande. Va bene, si abbraccino, uomo energia è fatto per quello. Sì. È come se quest'uomo energia gli mettesse la mano sul petto e volesse fargli notare come ci sono vari strati sotto i quali è seppellito il suo cuore, ma la mano di uomo energia può raggiungere il cuore di Andrea, oltrepassando tutti questi strati. Finito il Andrea se la processo. deve mettere la mano sul cuore più spesso che può. Va bene. Quindi questo avatar lo eliminiamo oppure no? Sì, lo sento decisamente più convinto, Andrea, sì. Più fiducioso anche, che questa cosa sarà duratura. Via. Sì, via. E anche qui uno strumento, vediamo ad eternum come vediamo come lo mette. Qua mi fa particolarmente vedere, oddio, aspetta, che non so spiegarmi perché non so che se sono le chiavi di, Sol no, come si chiamano? Cioè le trovi raffigurate di do, partito. sullo strumento della, qual è il violino o la viola? Sì, sì, chiave di do, giusto? Ok, Vedi chiave di do? do. Sì. Chiave di do, ok. Mhm. Mm. Vedo che c'è una donna che suona. Chi è? La fiamma di Andrea? No,
penso che sia la sua anima, perché mi fa vedere che è Martina. Mm. Quindi mette questa viola, giusto? Sì, Benissimo. La pantera, la formica, i due uomini del tempo e l'essere del secondo universo ci sono ancora? no. Le due entità mentali, ridicolo e procrastinare, e quella collettiva vorrei ma non posso, ci sono ancora? Non più. I impianti? Nemmeno. Con chi gli è scheggiata? L'ha riparata. L'ha riparata e l'ha resa anche più brillante, più viva. Nuova frequenza. 113 miliardi. Nuova consapevolezza. 189. Nuova PS. 52. Vite. 1112. La vita di Jack. No, non c'è questo. Cervello. 9.4. Con queste condizioni, quali degli infiniti Andrea è più probabile? Quale, cioè, trova maggior consenso nell'essenza di Andrea, quello che vuole veramente fare Andrea, la sua anima, se vogliamo, o l'assenza di Andrea? Cioè Andrea cosa vuole veramente fare? Restare lì, andarsene, fare il suo mestiere, non farlo per un periodo, poi ritornare a farlo, restare lì, tornare tra i testimoni, fare paracadutismo, prendere un qualunque lavoro, prendere un lavoro specifico, non lavorare, chiedere il reddito. Mi fa vedere alcune azioni simultanee, cioè simultanee no, ovviamente nel nostro piano di realtà non si può, però una vicina all'altra. Mi fa vedere da un lato proprio questi suoi occhi che vengono adoperati per uno sguardo nuovo delle cose. Mi fa vedere anche semplicemente che guarda una bottiglia e la vede diversa. E poi vedo molto questa cosa di guardare i fiori e mi fa vedere che prende il computer in mano come ehm, con una richiesta. Prima di accenderlo, non deve farlo con il telefono, lo deve fare con il computer, perché il telefono è una roba che rimane più o meno sempre accesa, sempre attiva. Lo deve fare con il computer, che è una cosa che si spegne poi a un certo punto. Prima di accenderlo, vedo questo intento dove lui dice: adesso io utilizzo questo computer per avere delle idee e dei ganci lavorativi. Lo sto aprendo unicamente a questo scopo. Mhm. Quando? Aspettare un attimo e iniziare a fare questa ricerca, digitare delle parole che Chiave. in quel momento riterrà opportuno Benissimo. per arrivare al lavoro. Messaggio finale Quando ha di... finito, deve spegnere il computer. Benissimo. Volutamente non chiedo niente del cinema, non ci interessa, facciano quel che vogliono. Mm. Voglio solo un messaggio finale di Andrea a se stesso. Mi piace vedermi così volitivo. Mi sento uomo. Nel dire io dei no, io dei sì. Mi sento proprio che ho la forza. Mi sento di scegliere, di decidere della mia vita. Mi sento che sono il protagonista, colui che gestisce.
Chiedo alla PS di Andrea, tutto bello, ma ci sono le armi psicotroniche a energia diretta. Almeno a quelle dovrai sottostare, cara PS. Non necessariamente. Ciascuno Perché? di noi si può schermare rispetto a qualunque cosa. E tu lo farai, PS? Sì, stando in questa casa qualche difficoltà in più ce l'ho, però eh, scelgo di visualizzare le cose che so che fanno alzare le mie frequenze. Scelgo di ascoltare la musica, scelgo di produrre la musica e di ignorare altri tipi di stimoli. Musica a 432? Sì, non necessariamente, anche. Chiedo alla PS di Andrea, andare a dormire con wifi spento, spina collegata alla televisione, decoder, tutto questo blocco qui staccato, spine di cose che non servono, come per esempio anche la radiosveglia in camera da letto, staccata, niente più radiosveglia. Telefono con allarme per svegliarsi, posto fuori dalla stanza, tanto si sente lo stesso. Tutto questo aiuta? Tutto questo aiuta e poi mi fa vedere come se mettesse delle goccioline di menta, oli essenziali di menta così, sul petto. Perché? Come se favorisse una sorta di risveglio, di apertura, di rivitalizzazione nel cuore. Dopo tutte queste considerazioni, frequenza finale? 251. Ok. Andrea ci lascia con un riff di chitarra. Sempre 251? Jimi Hendrix, non so. E, no, è schizzato. 720. 720? Sì. Bene. Sei pronto a tornare? Sì.